Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi nuovamente del fucile Tomahawk 95 della Salvimar, perché dopo 2 mesi di utilizzo che lo sto testando e dopo aver messo qualche video e qualche foto sul gruppo Facebook e sul mio profilo, molti di voi mi hanno fatto delle domande su questo fucile per avere notizie maggiori, per capire meglio come va il fucile. Io, diciamo, dopo 2 mesi ho scoperto alcune cosette, ho cercato di migliorarmi sia nell'utilizzo ma anche, diciamo così, nel settaggio del fucile. Vi dico subito che non ho fatto modifiche, quindi lo sto utilizzando così come esce dalla casa. L'unica cosa che così ho cambiato, ho messo l'anello O-ring sulla letta che, diciamo, lavora nella parte bassa, quindi per non farla aprire ho messo l'anello O-ring, e poi ho cambiato il nylon, quello originale giallo, praticamente da 180 se non sbaglio, molto, molto grande. Io non amo queste misure così spesse e quindi ho montato un nylon più fino da 120, di modo che è più facile sia da armare, ma soprattutto per quanto mi riguarda lo reputo più veloce nel tiro e fa meno attrito. Allora io a questo punto volevo darvi dei consigli e delle accortezze per quanto riguarda il fucile, quindi per cercare di utilizzarlo nel modo migliore. Quindi ve l'ho fatto vedere le altre volte come era composto e tutto il resto, però chiaramente vi ho fatto vedere anche come si carica. Però dopo uno che ha sparato e che lo utilizza poi capisce alcune cose che sono poi nella pratica diverse. Quindi vi faccio vedere ad esempio che io non avevo notato inizialmente lo stopper che utilizza questo fucile. Rispetto agli altri è molto basso, quindi è in linea con l'asta. Questo vuol dire che il fucile acquista di precisione e diciamo così, il cordino non rimane alto al momento dello sparo come accade su altri roller. Questo però comporta il problema dell'inserimento dell'asta, perché chiaramente quando uno inserisce l'asta ci sono le pinnette che sbattono. La Salvimar praticamente per ovviare a questo problema ha creato questo scasso, se si vede, ve lo faccio poi vedere da vicino, questo scasso molto largo e trasversale, quindi una testata molto aperta, di modo che l'asta può entrare anche con l'elastico in precarica, perché vedete il fucile è in tensione, gli elastici, io posso rimettere l'asta all'interno senza toccare il cordino e quindi non dà fastidio. Ora vi faccio vedere come si arma il fucile dopo che uno ha sparato e altre piccole accortezze per farlo funzionare. Allora, come vi ho detto, questa è la testata che è aperta e il coltino, diciamo così, inserito. Allora, dopo che abbiamo sparato, noi ci troviamo in questa situazione. Allora, per mettere l'asta è semplicissimo. La Salvimar ha fatto con questo sistema aperta la testata, quindi si rimette il cordino sopra all'asta, quindi dalla pinnetta centrale, e il passaggio avviene in questo modo. Praticamente non si mette parallelo alla testata, quindi non si mette in questo modo, perché se lo andiamo a mettere sbatte la pinnetta sul cordino. Ma in questo caso, quindi quando siamo in acqua, basta inserire l'asta in questo modo, in diagonale, così l'asta viene inserita. Spero che si possa vedere nel video. Io purtroppo sto facendo la ripresa da solo e non è facile, quindi in pratica va inserita in questo modo, così, quindi scivola fino ad arrivare giù al sistema di sgancio, attacca in questo modo, così si aggancia subito. Ecco, una volta inserita l'asta, adesso andiamo a passare così il nylon per bloccare l'asta e per fare la doppia passata. Quindi in questo caso prendiamo il nylon, si dovrebbe vedere, lo facciamo passare su questo speroncino, girandolo intorno all'asta
e si riporta in questo modo, così, quindi sotto, e poi si passa in questa fessura. Una volta fatto questo, in questo modo facciamo la doppia passata. Quindi una volta fatta la doppia passata, io ho tagliato il video per questioni di tempo, arriviamo al cordino del dinema e lo facciamo passare in questo modo qui, in questa fessura, questa qui. Poi a sua volta lo passiamo di lato, così. Quindi il fucile, una volta diciamo preparato, viene in questo modo. Il cordino davanti passa lateralmente, quindi non crea problemi alla carrucola, e posteriormente esce praticamente dritto, esce in posizione perfetta. In questo modo non ci sono ingarbugliamenti e quando spariamo il fucile spara benissimo. Allora, una volta preparato diciamo così, le volate e il fucile è pronto per essere caricato, io un consiglio che posso dare è di mettere in tiro il mulinello e stringere la frizione, di modo che non si allenta più questa parte montata, che poi successivamente l'andremo a rallentare quando il fucile è carico. Quindi come nell'altro video che vi ho detto, io utilizzo il carichino che danno loro, va messo in questo modo e questo praticamente va a portare il cordino sulle varie tacche. Cosa importante, una volta caricato e finito, bisogna chiaramente mettere gli elastici in linea, quindi non devono sovrapporsi, quindi rispettare le distanze e il posizionamento degli elastici posteriori, che questi sono quelli che poi alla fine danno tantissima potenza al fucile. Quindi una volta fucile carico io ripongo questo o sotto al pallone oppure in cintura, mi sono fatto un moschettoncino e si può mettere addosso. Volendo, se vogliamo avere un qualcosa di più corto, questo gancio possiamo utilizzarlo con un lacciolo in dinema e si può mettere direttamente al polso, quindi una volta tirato giù il cordino si prende il cordino con l'elastico tra le mani e non, diciamo così, non c'è più il problema di questo qui grande e il cordino rimane sul polso come altri fucili legno roller. Dimenticavo una cosa che poi vabbè chi pesca normalmente lo sa, queste linguette qui servono per spostare il nylon, per dare meno intralcio al caricamento e posizionare così il nylon in linea, rendendolo così diciamo più pulito e meno, per creare meno intralci quando uno spara. Allora, qualche ragazzo mi ha fatto delle domande per quanto riguarda l'elastico, se si rovina, perché chiaramente lavorando a questi pretensionamenti così alti, in genere le carrucole si rovinano l'elastico e quindi lo deteriorano, lo mangiano a livello proprio di attrito. La Salvimer ha avuto diciamo così, l'accortezza di non far rimanere l'elastico durante il caricamento sulle carrucole. Dice: come mai è possibile? Questo perché? Perché l'elastico, come si può vedere, questa parte diciamo iniziale è quello che precarica e porta avanti gli altri. All'interno, come ho detto sull'altro video, ha un cordino, quindi questo elastico qui al massimo si può tirare fino a una certa percentuale, dopodiché si ferma e parte il caricamento di questi sotto. E vi faccio vedere un attimino come è possibile che non si rovinano. Questo perché l'elastico, quando è completamente carico e quindi il fucile è armato alla massima potenza, questo elastico nero qui praticamente non rimane nella carrucola come in questo caso qui, ma a fucile carico gli elastici restano in questo modo. In pratica l'elastico quando è carico, il fucile quando è carico resta in questo modo, quindi succede che lo sforzo non ce l'ha l'elastico ma praticamente il cordino in dinema. Questo allunga i tempi diciamo dell'elastico, li rovina meno e funziona benissimo, cioè, quindi l'idea è stata veramente ottima.
al contrario, mentre dei roller normali, questa parte qui tende sempre un po' a rovinarsi. Quindi per rispondere a quel ragazzo, praticamente l'elastico non si rovina. Io diciamo ho fatto una decina di tiri, ma ancora gli elastici sono nuovi, ma non si sono né rovinati né tagliati, graffiati, quindi è tutto il resto. Bene, un'altra domanda che mi hanno fatto è quando il fucile sta a riposo. Se noi diciamo smettiamo di pescare, dobbiamo tenere il fucile o così allentato, e quindi sempre con questi elastici in movimento che possono creare problemi anche quando li mettiamo dentro la sacca o magari portiamo in barca e ci può creare, si spostano, perdono posizione, eccetera. L'idea invece è questa: praticamente utilizzando sempre il suo elastico qui, questo, mettiamo qui nella parte posteriore del calcio il cordino in dinema e lasciamo questa parte qui con il gancio in questo modo. Si mette in pretensionamento leggero la parte così degli elastici posteriori e rimangono fermi. Quindi come si può vedere è un modo per tenerli nella sacca riposti e il fucile non rimane carico, diciamo l'elastico non è pretensionato e non si rovina nel tempo, perché se noi lasciamo caricati questi due elastici sotto magari per un mese, chiaramente l'elastico stando in tensione anche se ben minima, col tempo diciamo così, si snerva e perde le caratteristiche, perde potenza. In questo modo si può bloccare e portare, quindi questo è un altro accorgimento, un altro consiglio che vi do per mantenere il fucile in ottime condizioni. Volevo fare un appunto anche sul sistema di sgancio, che io ho provato l'altro modello, l'Hero 95, che era con doppio elastico da 16, quindi sì, aveva un grosso carico, ma non così tanto come questo qui, questo modello del Tomahawk. E nonostante tutto, questo carico di 4 elastici da 15 e una coppia 2 elastici da 16, quando è completamente carico alla massima potenza, andiamo a sparare e il grilletto rimane sempre morbido, quindi neanche ce ne accorgiamo della potenza, del carico che hanno questi elastici, e questo è tutto a beneficio della precisione. Un grilletto duro, cioè, sappiamo tutti che ci porta a spostare un pochino la mano e quindi si perde un po' di precisione. Anche questo è veramente ottimo, sono rimasto veramente soddisfatto di come spara e di come va questo sistema di sgancio. Allora, durante queste pescate praticamente diciamo così, per quel poco che sono riuscito a capire, voglio chiaramente provarlo ancora, perché sì, 2 mesi, poi dipende da quante volte uno ci va, sono tanti, ma io sono dell'idea che il fucile va provato per almeno una ventina di volte in acqua per capire bene il tutto di come va il fucile, come funziona. Per quanto riguarda l'assetto, con assa da 7,5, perché monto un'assa da 7,5, quindi un'assa bella pesante, il fucile come equilibratura è leggermente negativo. Io preferisco così il fucile e l'assetto mi piace tantissimo. Inizialmente avevo parlato con Massimo Quattrone della Salvimar e avevo detto se era possibile magari cambiare l'asta e metterla da 7, perché sai, uno pensa aste da 7,5 cominciano ad essere aste molto pesanti e impegnative. Lui mi ha detto sì, è possibile cambiarla, non c'è nessun tipo di problema, però il fucile assettato in questo modo dà il massimo del rendimento, quindi anche a fine corsa il fucile arriva con la potenza giusta e tensionato bene, quindi l'assa arriva senza una parabola discendente. Con assa da 7, essendo più leggera, l'assa è leggermente più veloce, però chiaramente a fine corsa perde un po' di penetrazione e un po' di parabola la fa inevitabile. A questo punto io ho sentito il suo consiglio, l'ho lasciato così e devo dire effettivamente che va bene, anche perché l'equilibrio a me l'equilibratura non mi crea problemi, io mi sono trovato benissimo.
Per quei pochi tiri che ho fatto, non ultimo ad una corvina da 2,5 kg che ho preso pochi giorni fa, mi ha veramente stupito perché il tiro è rapido, non si vede l'asta che esce, nonostante tutto sia un'asta da 7,5, quindi in genere sono un pochino più lente. Questa è molto veloce, quindi paragonabile a fucili demoltiplicati. Io addirittura ho azzardato molto simile a un pneumatico perché non è rumoroso e l'asta è velocissima e crea quella cavitazione, quella schiumetta in acqua quando spari, quindi si vede che l'asta esce molto veloce. Io ho sparato alla corvina l'altro giorno e devo dire che merito a questo fucile perché se no non l'avrei presa. In genere questi pesci, a parte così grandi, ma dove pesco io sono molto smaliziati e quando stanno fuori tana non ti permettono l'avvicinamento. Io sono riuscito ad arrivare all'agguato a distanza non proprio utile, normalmente con fucile classico sarei andato più vicino, però non è possibile perché io tutte le volte che vado con fucile o doppio elastico o monoelastico o l'asta arriva ma il pesce è già andato via, oppure io mi avvicino troppo e il pesce va via, scappa via perché chiaramente conoscono ormai il sub e sanno come funziona. L'altro giorno invece ho azzardato un tiro lungo e devo dire che mi ha sbalordito, non sono riuscito neanche a vedere il pesce perché la corvina è talmente veloce che chi pesca sa di cosa sto dicendo. E anche se l'ho presa dove finisce il corpo inizia la coda, quindi una parte dura dove c'è carne bella abbondante, poi un pesce di quelle dimensioni, se è preso al centro difficilmente si strappa, è rimasta nell'asta e si è appena aperta la letta, quindi ho fatto un tiro molto lungo, lei è riuscita a portare l'asta in tana e poi successivamente io piano piano dalla superficie ho cercato di tenere sempre in tiro l'asta per non farla intanare, poi avevo paura della chiusura della letta. Invece per mia fortuna lei con le scodate, io tiravo scodate, lei praticamente mano a mano usciva perché non si incastra come una cernia e sono riuscito a tirarla fuori e effettivamente è un pesce molto bello. E la prima cosa che ho detto, questo pesce è assolutamente merito di questo fucile perché sono anni che pesco con tantissimi fucili e devo dire che non sono riuscito mai a fare un tiro del genere. Non è tanto la distanza come arriva perché i fucili a 5 metri bene o male tanti arrivano a quella distanza ma qualcuno anche di più. Il problema è la precisione e la velocità, cioè sparare magari un pesce di mole molto lento puoi sparare anche con un fucile normale, ma un pesce veloce come la corvina non è da tutti. Forse un pneumatico può avere chance su questi pesci, ma un tiro così lungo, devo dire, sono stato anche un po' fortunato, con questo fucile ci sono riuscito, quindi gran merito a questo fucile e a chi l'ha progettato. Bene ragazzi, io spero di aver detto tutto, proseguono i test, proseguono diciamo così le pescate e farò successivamente il video con tutti i pesci e molto probabilmente farò un test scritto. Sono un po' indeciso se farlo non scritto ma su YouTube direttamente, quindi mettendo poi le caratteristiche, lunghezza eccetera su dei fogli, quindi facendovi vedere delle figure scritte, degli scritti con tutto riportato, diciamo, le parti tecniche, le informazioni tecniche, oppure se fare un articolo come ho sempre fatto e poi mettere il video delle pescate. Questo perché purtroppo ormai la gente preferisce vedere più i video che magari andarsi a leggere il test scritto, che potrebbe risultare noioso. Molte persone leggono sempre le stesse cose eccetera eccetera. Vediamo un po', io sto preparando tutte e due, sia l'articolo che il video, o pubblico tutte e due oppure farò soltanto l'articolo. Per il momento vi ringrazio, spero di essere stato utile con questo fucile. Se volete altre informazioni e avete altre domande fatele direttamente qui sotto il video e io cercherò di rispondervi a tutti quanti. Grazie ancora, se non siete iscritti fatelo, così vi arriveranno notifiche e sarete aggiornati per quanto riguarda tutto il resto. Grazie ancora e ci vediamo presto, ciao!